Ciao a tutti. I narcisisti possono essere suddivisi in diverse categorie basate su vari fattori, tra i quali il livello di gravità e la modalità di espressione dei loro tratti narcisistici. Una distinzione comune è quella tra narcisisti a basso livello e narcisisti ad alto livello. Queste due categorie presentano caratteristiche distintive e differenze significative nel modo in cui interagiscono con gli altri e percepiscono se stessi. Narcisisti a basso livello. I narcisisti a basso livello tendono a manifestare i loro tratti narcisistici in modi meno evidenti e più disfunzionali rispetto ai narcisisti ad alto livello. Questi individui spesso lottano con l'autostima e possono manifestare comportamenti narcisistici come un modo per compensare sentimenti profondi di inferiorità e di insicurezza. Caratteristiche principali. Bassa autostima. I narcisisti a basso livello spesso hanno una bassa autostima e utilizzano il narcisismo come meccanismo di difesa per nascondere la loro vulnerabilità. Possono cercare costantemente rassicurazioni convalide dagli altri. Comportamenti aggressivi e manipolativi. Questi individui possono manifestare comportamenti aggressivi o manipolativi per ottenere attenzione e riconoscimento. Possono anche essere inclini a esplosioni di rabbia quando non ricevono l'attenzione desiderata. Relazioni instabili. Le relazioni dei narcisisti a basso livello tendono ad essere instabili e conflittuali. La loro necessità costante di convalida può mettere a dura prova le relazioni, portando a conflitti e a rotture frequenti. Vittimismo. Spesso si percepiscono come vittime delle circostanze e possono utilizzare il vittimismo per manipolare gli altri e ottenere simpatia. Dipendenza emotiva. Sono emotivamente dipendenti dagli altri e possono avere difficoltà a gestire la solitudine o il rifiuto. Narcisisti ad alto livello. I narcisisti ad alto livello invece tendono a manifestare tratti narcisistici in modi più sofisticati e spesso più subdoli. Questi individui generalmente hanno un'autostima più alta, sebbene sia anch'essa fragile e basata su convalide esterne. Caratteristiche principali. Alta autostima apparente. A differenza dei narcisisti a basso livello, i narcisisti ad alto livello presentano un'autostima apparentemente alta. Tuttavia, questa autostima è spesso superficiale e dipende fortemente dall'ammirazione e dal riconoscimento degli altri. Carisma e fascino superficiale. Possono essere estremamente affascinanti e carismatici. Usano queste qualità per attirare e mantenere l'attenzione delle persone, costruendo intorno a loro una rete di ammiratori e di seguaci. Comportamenti strategici e manipolativi. Sono abili manipolatori, utilizzano la loro intelligenza emotiva per influenzare gli altri a loro vantaggio. Possono essere molto strategici nei loro comportamenti, pianificando attentamente le loro azioni per ottenere il massimo beneficio personale. Relazioni strumentali. Le relazioni per i narcisisti ad alto livello sono spesso strumentali, vedono gli altri come strumenti per raggiungere i loro obiettivi personali e non come individui con bisogni e desideri propri. Successo apparente. Possono raggiungere posizioni di successo e potere grazie al loro carisma e alla loro capacità di manipolare le percezioni degli altri. Tuttavia, il loro successo è spesso superficiale e costruito su una base di sfruttamento e di manipolazione. Differenze chiave. La differenza principale tra i narcisisti a basso livello e quelli ad alto livello risiede nel modo in cui esprimono i loro tratti narcisistici e nella loro capacità di mantenere un'immagine positiva di se stessi. Autostima. I narcisisti a basso livello hanno una bassa autostima e cercano costantemente convalide per sentirsi meglio, mentre i narcisisti ad alto livello hanno un'autostima apparentemente alta ma fragile, che dipende dall'ammirazione esterna. Comportamenti.
I narcisisti a basso livello possono essere apertamente aggressivi e manipolativi, mentre i narcisisti ad alto livello sono più sofisticati e strategici nelle loro manipolazioni. Relazioni. Le relazioni dei narcisisti a basso livello tendono ad essere instabili e conflittuali, mentre i narcisisti ad alto livello possono mantenere relazioni apparentemente stabili ma strumentali. Immagine pubblica. I narcisisti ad alto livello sono spesso in grado di mantenere un'immagine pubblica positiva e di successo, mentre i narcisisti a basso livello possono avere difficoltà a farlo a causa dei loro comportamenti disfunzionali. In sintesi, comprendere la differenza tra narcisisti a basso livello e narcisisti ad alto livello è cruciale per identificare e gestire questi individui nelle relazioni personali e professionali. Mentre entrambi i tipi di narcisismo possono essere dannosi, i narcisisti ad alto livello possono essere particolarmente pericolosi a causa della loro capacità di manipolare e di influenzare gli altri in modo più subdolo e sofisticato. Riconoscere questi tratti può aiutare a sviluppare strategie efficaci per interagire con loro e proteggerci dalle loro manipolazioni. Ti ricordo ancora una volta che la cosa migliore che puoi fare è allontanarti da questi soggetti con disturbo narcisistico di personalità. Libera te stessa dall'ombra del narcisista. Tu meriti luce, amore e verità, non certo abusi e menzogne. Non permettere a chi ti tratta come un'opzione di essere la tua priorità. Scegli di vivere una vita piena di amore e di rispetto, poiché è ciò che meriti realmente. Anche nei momenti più bui ci sono sempre mani pronte a sorreggerti e cuori che battono all'unisono con il tuo. Non sei mai davvero sola, poiché vicino a te c'è sempre qualcuno che ti comprende e che ti ama. Cosa stai aspettando? Rompi le catene e corri verso la tua libertà interiore. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.